Salve nobili d'animo e bentornati sul mio canale, sono Metatron. Il video di oggi sarà in italiano e parleremo del più grande conflitto armato della storia, la Seconda Guerra Mondiale. Quando si affronta un tema storico, che il vostro interesse sia studio personale, un'interrogazione a scuola o un'esposizione universitaria, è sempre importante iniziare con una precisa impaginazione temporale. Iniziamo dunque dalle date 39-45. Io penso che ormai queste due date le conosciamo un po' tutti, ma è importante per migliorare la nostra qualità dialettica e anche espositiva aggiungere dei dettagli supplementari a queste due date che conosciamo bene. Questi dettagli daranno alla nostra esposizione una maggiore qualità e professionalità e da questi dettagli si evincerà una nostra maggiore pertinenza e conoscenza del soggetto in tema. Quindi abbiamo detto 39-45, quindi 1939-1945. La prima data la arricchiamo semplicemente con un dettaglio, 1 settembre 1939. Per quanto riguarda la seconda data, è importante dire che la fine del conflitto ha avuto in realtà, per quanto riguarda la Seconda Guerra Mondiale, due date principali. La prima, l'8 maggio 1945, è la data della fine del conflitto e della fine delle ostilità nel teatro occidentale, ossia nel teatro europeo, con la resa della Germania nazista. Ma la seconda data che dobbiamo tenere presente è il 2 settembre 1945, che è la fine della guerra sul teatro orientale con la resa del Giappone, a seguito del lancio degli ordigni nucleari, di cui parleremo più in dettaglio nella parte inerente al progetto Manhattan che troverete più in là in questo video. Un piccolo trucco per ricordarvi la prima e l'ultima data, considerando che l'inizio della guerra è il 1 settembre 1939, la guerra finisce in Oriente il 2 settembre 1945, possiamo ricordarci 1 settembre, 2 settembre. Immaginiamolo come se la guerra fosse durata un giorno. Ovviamente non è stato così, perché è durata 6 anni, ma questo ci può aiutare a ricordare queste due date. Andiamo avanti. Quando parliamo di guerra, indubbiamente dobbiamo discutere degli schieramenti, cioè i due fronti opposti che si schierano uno contro l'altro. Durante la Seconda Guerra Mondiale abbiamo l'asse contro gli alleati. Anche qui applichiamo lo stesso principio di esposizione, aggiungiamo dei dettagli. Innanzitutto cerchiamo di colorare un po' il modo in cui noi chiamiamo questi due fronti. Li chiameremo le potenze dell'asse contro i paesi alleati. Quindi le potenze dell'asse contro i paesi alleati. Andiamo a vedere quali nazioni facevano parte di ambedue i fronti. Per quanto riguarda le potenze dell'asse abbiamo la Germania nazista, l'impero giapponese e il Regno d'Italia che dal 1943 in poi diverrà l'RSI o Repubblica Sociale Italiana. Per quanto riguarda i paesi alleati abbiamo l'impero britannico, gli Stati Uniti d'America, l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche e la Repubblica di Cina. Ora, notate come non ho detto soltanto il nome delle nazioni, non ho detto Russia, Inghilterra, Italia, Germania, ma ho dato il nome completo perché questo denota e dimostra una conoscenza e competenza delle situazioni politiche durante il conflitto. Passiamo ai leader politici. In Germania abbiamo Adolf Hitler, in Italia abbiamo Benito Mussolini e in Giappone abbiamo l'imperatore Hirohito. Per quanto riguarda i leader politici dei paesi alleati, nel Regno Unito, nell'impero britannico, abbiamo Winston Churchill. In America il primo presidente durante i conflitti è Franklin Roosevelt, e poi dopo la sua morte avremo Harry Truman. A capo dell'Unione Sovietica abbiamo Joseph Stalin e a capo della Repubblica di Cina abbiamo Chiang Kai-shek.
Apriamo una piccola parentesi ora per quanto riguarda il lato linguistico di questi nomi, soprattutto per quelli orientali, perché come sapete sono un linguista e un orientalista e vorrei aprire una breve parentesi su come effettivamente si pronunciano questi nomi e che cosa significano. Iniziando con il nome dell'imperatore giapponese Hirohito, il nome viene scritto con questi ideogrammi, spesso noto che il nome in Italia viene alleggerito delle aspirate, ma la H aspirata in giapponese va pronunciata sempre, senza eccezioni. Quindi come Giappone diciamo Nihon con l'H e giapponese diciamo Nihonjin, questo nome sarà Hirohito. Esaminando i due ideogrammi, il primo significa ricchezza o abbondanza, mentre il secondo può significare umanità o anche carità. Se tra i miei ascoltatori ci sono dei giovani e dei ragazzi, vorrei sottolineare che il secondo ideogramma di Hirohito, che in questo caso leggiamo Hito, ma da solo può anche essere letto Hitoshi, ha anche un'ulteriore possibilità di lettura che è Jin, che è esattamente l'ideogramma usato per il famoso personaggio della serie di videogiochi Tekken. Passiamo al nome in cinese. Io l'ho volutamente pronunciato male. Perché? Perché questo è il modo in cui spesso viene pronunciato da chi non conosce il cinese. Vorrei partire un attimo dal presupposto che all'epoca in Cina si usava dare molti nomi ai propri figli. Si iniziava con un nome di latte, che poi diventava un nome scolastico o nome di cortesia, quindi cambiava effettivamente il nome della persona, e il nome che effettivamente noi usiamo per il capo della Repubblica Cinese è il suo pseudonimo che lui utilizzava quando scriveva nella sua rivista durante la sua permanenza in Giappone. Quindi questo è il nome che stiamo usando, quindi non è il suo nome di battesimo, chiamiamolo così. Ma ulteriormente bisogna dire che questo nome, per come lo abbiamo traslitterato con i nostri simboli e le nostre lettere, deriva dal cinese cantonese, perché i repubblicani cinesi erano basati a Canton, ma nella Cina continentale oggigiorno il nome viene invece letto in cinese mandarino. Ora, io non conosco il cinese cantonese, quindi non so pronunciare i toni di questo nome in cantonese, ma conosco il cinese mandarino e il nome in cinese mandarino viene pronunciato Jiang Jieshi. Jiang Jieshi. Vediamo il significato. Il primo carattere rappresenterebbe una sorta di titolo onorifico e anche il cognome, perché come sappiamo in Cina di solito il primo carattere è il cognome, in questo caso è più un titolo onorifico. Il significato di questo carattere, cioè del carattere Jiang, è zizzania latifolia, ossia quello che volgarmente viene chiamato riso selvatico mancese, ossia della Manciuria. Per ricordarvi un attimo la geografia, la Manciuria è la zona nord-est sopra la Cina che al lato a sinistra ha la Mongolia e anche se in realtà geograficamente arriva fino ai territori del litorale, ma non vogliamo entrare troppo nel dettaglio, quindi nord-est della Cina, chiamiamolo così. Gli altri due caratteri, l'ultimo significa pietra, mentre il carattere centrale ha vari significati, tra i quali conchiglia o indossare un'armatura. Allora, quando decidiamo di parlare della Seconda Guerra Mondiale ci sono tre elementi fondamentali che dobbiamo per forza sapere trattare, ossia il significato, qual è il casus belli, cosa significa Terzo Reich e che cos'è l'Olocausto. Dobbiamo sapere rispondere a queste tre domande fondamentali. Diamogli un'occhiata velocemente. Un casus belli, innanzitutto, prima di parlare del casus belli specifico della Seconda Guerra Mondiale, dobbiamo discutere di che cos'è un casus belli in generale. Casus belli è una locuzione latina che viene tradotta come il motivo della guerra. Quindi quando parliamo del casus belli di un conflitto, stiamo parlando di quello che è stato il motivo, la motivazione per i paesi, che ha portato i paesi a scendere in campo l'uno contro l'altro. Ora, il casus belli per quanto riguarda la Seconda Guerra Mondiale è l'invasione della Polonia da parte della Germania nazista, ossia del Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori. Ma era questa veramente l'unico motivo della guerra? Quando parliamo di un casus belli stiamo parlando del motivo ufficiale, quindi di quella che potremmo considerare come la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ma un vaso già pieno di acqua, e questa acqua possiamo tradurla come le ragioni storico-politiche e socio-economiche che portano ai paesi poi a entrare in guerra l'uno con l'altro. Quindi quando parliamo del casus belli in realtà stiamo discutendo della vera e propria scusa. Che cos'è il Terzo Reich e perché viene chiamato terzo?
Con la parola Reich o Reich stiamo parlando di un impero, quindi terzo impero tedesco potremmo tradurlo. Ma perché terzo? Qual era il secondo e qual era il primo? Allora, quando ci riferiamo al primo impero tedesco stiamo parlando dell'impero tedesco medievale, ossia del Sacro Romano Impero, al quale la Germania si rifaceva per una motivazione effettivamente non solo propagandistica e nobilitante, secondo la loro opinione, ma anche per un punto di vista prettamente escatologico. Quando parliamo di Secondo Reich stiamo parlando invece del Secondo Impero, ossia quello che c'è stato durante la Prima Guerra Mondiale o la Grande Guerra. Il Terzo Reich è la continuazione di questa linea autoritaria politica. Rispondiamo quindi alla terza domanda: che cos'è l'Olocausto? Con il termine Olocausto intendiamo il genocidio di massa perpetrato dalla Germania nazista ai danni degli ebrei d'Europa attraverso dei centri di annientamento chiamati campi di sterminio. Ad ogni modo al termine possiamo dare anche un significato esteso, considerando anche le altre minoranze etniche, i Rom e le minoranze religiose, ma anche i portatori di handicap e gli omosessuali che anche loro subirono la persecuzione della Germania. Dopo questa introduzione, e prima di passare alle vere e proprie operazioni militari e invasioni, è importante discutere di quello che fu il patto Molotov-Ribbentrop. Si tratta di un patto di non belligeranza o un patto di non aggressione tra la Germania nazista e l'Unione Sovietica. Difatti un altro modo di chiamare questo patto è patto Hitler-Stalin. Il patto viene chiamato così perché deriva dai nomi dei rispettivi ministri degli esteri, russo e tedesco. Ma perché Hitler decise di scrivere questo patto con l'Unione Sovietica e perché Stalin decise di accettare questo patto nonostante successivamente diventerà nemico di Hitler? Beh, per quanto riguarda Hitler sicuramente sappiamo che tra i piani di invasione della Germania, a parte l'invasione della Polonia, che sarà appunto la prima invasione durante la Seconda Guerra Mondiale, il casus belli come abbiamo detto, ci sarà l'invasione della Francia, come d'altronde accadde nella Prima Guerra Mondiale, la guerra lampo. Avendo in mente di attaccare e invadere la Francia, Hitler voleva assicurarsi di non dover combattere una guerra su due fronti e attraverso questo patto di non belligeranza o di non aggressione con l'Unione Sovietica, Hitler poteva assicurarsi di non doversi preoccupare del fronte orientale e di poter muovere tutte le sue Panzerdivisionen o tutte le sue armate corazzate nella zona occidentale, sul fronte occidentale per invadere la Francia. Le motivazioni sovietiche invece rimangono ancora abbastanza in ombra, due le principali possibilità emergenti. Mire espansionistiche sovietiche per appunto mettere le mani su parte della Polonia e su quelli che un tempo erano territori di dominio zarista, oppure la possibilità di guadagnare tempo per potersi preparare per successivamente rispondere a una eventuale operazione di invasione da parte dei nazisti. Il patto Molotov-Ribbentrop verrà infranto dalla Germania attraverso l'operazione nome in codice Barbarossa. Un ulteriore dettaglio da aggiungere per quanto riguarda il patto Molotov-Ribbentrop è che quindi esso, in quanto trattato, determina le sfere di influenza sia del Terzo Reich che dell'Unione Sovietica e l'Armata Rossa, oltre alla parte orientale della Polonia, occuperà anche le repubbliche baltiche. 1940. Operazione in codice Caso Giallo. L'invasione della Francia. Come già avvenuto nella Prima Guerra Mondiale, Hitler decide di ignorare la neutralità del Belgio e dei Paesi Bassi e attraversa queste terre per poter giungere alla Francia. Forti del patto Molotov-Ribbentrop, le armate tedesche mobilitano un formidabile cuneo corazzato di 2500 carri armati, suddivisi nelle famose 7 Panzerdivisionen al comando del generale von Kleist. Le difese del Belgio e dei Paesi Bassi non riescono a fronteggiare la potenza tedesca e i nazisti riescono a invadere la Francia, sbaragliando successivamente anche la nona armata di difesa francese.
Le truppe anglo-francesi e i corpi di spedizione inglesi sono costretti a ripiegare senza indugio. 22 giugno 1941, nome in codice Operazione Barbarossa, abbiamo l'invasione dell'Unione Sovietica. Si tratta della più vasta operazione militare terrestre di tutti i tempi, durante la quale decine di milioni di militari e civili persero la vita. Lo scopo principale di questa operazione era il predominio nazista sul blocco continentale asiatico. Subito dopo aver iniziato le proprie invasioni, Hitler mandò dei trattati e delle richieste di pace all'Inghilterra, all'impero britannico, il quale li rifiutò prontamente. Fu così che ebbe inizio l'operazione in codice Leone Marino, l'invasione dell'Inghilterra. L'alto comando tedesco stava organizzando una colossale operazione di sbarco marittimo con lo scopo di invadere e conquistare l'Inghilterra. Ora, sebbene le forze di difesa britanniche non fossero effettivamente equipaggiate per contrastare un'invasione terrestre in Gran Bretagna, era molto difficile raggiungere e effettuare lo sbarco via mare. Era pertanto necessario avere il controllo totale dei cieli della Manica. Per fare questo, Hitler mobilitò la Luftwaffe, ossia l'aviazione tedesca. Inizialmente le operazioni di bombardamento erano di tipo strategico, venivano bombardati obiettivi militari, aeroporti della Royal Air Force o RAF, l'aviazione britannica, e venivano anche attaccate zone industriali di produzione di velivoli e di armi. I risultati però e l'esito di queste operazioni erano molto diversi da quelli delle aspettative di Hitler e del proprio alto comando. La Royal Air Force aveva creato molti danni e aveva abbattuto moltissimi velivoli tedeschi e quindi i costi in risorse di questa operazione cominciavano a essere troppo alti. Fu così che da un'operazione di tipo strategico l'operazione Leone Marino diventò un'operazione di tipo terroristico, visto che i bombardamenti furono lanciati contro zone civili, principalmente la città di Londra. Il motivo di questo cambio fu di tipo psicologico. Quello che Hitler voleva fare era piegare il morale della gente e del popolo affinché ci potesse essere una resa veloce da parte della Gran Bretagna. La Royal Air Force adesso aveva la totale libertà di manovra e ancora più aerei furono abbattuti da parte della Royal Air Force, il che costrinse Hitler a rinviare l'operazione a tempo indeterminato. Per vendicarsi del danno subito, Hitler decise quindi di bombardare a tappeto la città di Coventry. 6 giugno 1944. D-Day. Lo sbarco in Normandia. Lo sbarco in Normandia ha due nomi in codici, inizialmente Operazione Overlord e quindi Operazione Neptune. Successivamente i due termini acquisiscono un significato diverso, perché con Operazione Overlord parliamo dell'invasione dell'Europa, mentre con Operazione Neptune parliamo effettivamente dello sbarco vero e proprio. Il D-Day o lo sbarco in Normandia è la più grande operazione anfibia della storia e fu il primo barlume di vittoria per i paesi alleati. Il progetto Manhattan è probabilmente una delle parti più inquietanti e drammatiche della Seconda Guerra Mondiale. Con progetto Manhattan si parla del progetto di sviluppo e ricerca che porterà alla costruzione delle bombe nucleari, ossia dei primi ordigni a testata nucleare della storia. Furono 3 le bombe effettivamente costruite, 2 delle quali utilizzate a scopo bellico. Il progetto fu realizzato dagli Stati Uniti d'America con l'appoggio del Regno Unito e del Canada. Occupò più di 130.000 persone e costò più di $2 miliardi per la sua realizzazione. Il progetto Manhattan portò alla creazione di 3 ordigni nucleari: The Gadget, Little Boy e Fat Man. The Gadget era una bomba prototipo con un meccanismo lente di implosione che doveva far sì che venisse raggiunta la massa critica dal nucleo in plutonio che conteneva. La bomba fu testata durante il test d'esplosione Trinity. La prima bomba effettiva era il modello MK1, denominato con il criptonimo Little Boy. Little Boy invece era una bomba agli ossidi di uranio che venne arricchito negli impianti della Oak Ridge National Laboratory nel Tennessee. Si tratta della bomba che fu lanciata sulla città giapponese di Hiroshima. La seconda bomba effettiva, modello 1561 MK2, criptonimo Fat Man, era una bomba invece al plutonio, più simile quindi al Gadget.
Ci sono vari punti di vista sul perché gli Stati Uniti abbiano deciso di lanciare le bombe atomiche e ci sono varie scuole di pensiero. Io qui mi occupo soltanto della discussione dei fatti, lascerò a voi prendere la vostra decisione. Secondo alcuni fu necessario lanciare le bombe atomiche sul Giappone perché altrimenti il Giappone non si sarebbe arreso. Quella che era inizialmente la decisione e la strategia degli statunitensi era di focalizzare la propria guerra in Europa, nonostante fossero stati attaccati a tradimento dai giapponesi senza una dichiarazione di guerra a Pearl Harbor. Anche se della guerra del Pacifico non tratteremo in questo video per motivi di tempo. Dopo la resa della Germania nazista, il Giappone continuava le ostilità nei confronti degli Stati Uniti e dei paesi alleati. Quindi, secondo alcuni storici, se non ci fosse stato il lancio degli ordigni nucleari, molti altri militari americani avrebbero perso la vita durante le operazioni di invasione del Giappone. Secondo un'altra scuola di pensiero, invece, il lancio degli ordigni atomici non è stato altro che un genocidio e un crimine di guerra. Il Giappone probabilmente si sarebbe comunque arreso da lì a breve termine e l'unico motivo che ha spinto gli americani a lanciare le due bombe fu semplicemente per testare due tipi di bombe diverse, appunto quella a uranio e quella al plutonio, su campo effettivamente militare. Con questo vorrei quindi giungere alle conclusioni di questo video. Innanzitutto vi ringrazio per l'ascolto, so che il video è stato abbastanza lungo, quindi chiunque è arrivato fin qua ha sicuramente il mio rispetto. Un'ultima riflessione che vorrei lasciare è questa. Quando parliamo di battaglie medievali come le crociate o il 1066, la battaglia di Hastings, spesso trattiamo di guerre così lontane che le studiamo ma non ci si avvicinano poi così tanto. Ma riflettiamo sulla Seconda Guerra Mondiale. È una guerra che è stata vissuta dai nostri nonni. Mio nonno per primo è stato in un campo di concentramento nazista. Quanto siamo stati fortunati noi di questa generazione ad avere scampato la guerra. Persino i miei genitori hanno vissuto il dopoguerra. Mi chiedo quindi, dovrebbe essere un punto di riflessione. Ogni qualvolta ci lamentiamo della nostra situazione economica, della crisi, del fatto che non abbiamo un buon lavoro o che magari non abbiamo tutto quello che vorremmo, che non abbiamo l'ultimo modello del cellulare, dovremmo pensare a chi non aveva da mangiare e a chi ha visto la propria casa distrutta dalle bombe. Grazie ancora e ricordate, Metatron ha spiegato le ali.